Bene, in questa sezione parleremo della contraffazione di farmaci. Contraffazione di farmaci che è, se vogliamo, un po' una via di mezzo tra i due grandi filoni dell'analisi farmaceutica a scopo forense. Quello della identificazione scenografica durante il processo della cosa incognita, e quello invece del controllo di qualità, se volete un po' più prosaico, fatto dalle industrie. La problematica è particolarmente importante perché purtroppo negli ultimi tempi sta diventando sempre più diffusa la presenza di farmaci contraffatti. Si sa e purtroppo è noto ed è ormai da tantissimo tempo, insomma, che sono in commercio dalle statistiche risulta, circa il 50% dei farmaci in commercio nei paesi in via di sviluppo è contraffatto. Questo non toglie che negli ultimi periodi, negli ultimi anni, si stanno diffondendo sempre di più i farmaci contraffatti anche nei paesi industrializzati, ovviamente perché per l'ingresso massiccio della vendita via internet, via web, dei prodotti, e quindi è assolutamente difficile riuscire a scoprire l'origine di una vendita online. È estremamente difficile assicurarsi che chi ti vende online un certo prodotto sia effettivamente chi dice di essere, ti fornisca un prodotto conforme e te lo fornisca prodotto secondo le normative vigenti nel paese in cui uno vive, appunto. E quindi questo è particolarmente sentito e, come dicevo, si sta espandendo sempre di più anche nei paesi già industrializzati. Chiaramente l'argomento è di grande importanza perché riguarda un argomento assolutamente fondamentale, che è la protezione della salute, perché un farmaco contraffatto può contenere delle impurezze non note o non controllate e quindi causare danni anche potenzialmente molto gravi a chi lo utilizza. Può contenere impurezze anche note ma in quantità molto più alte di quelle prescritte, e quindi appunto risultare estremamente pericoloso, dannoso. Può essere formulato in maniera non adeguata, contenere eccipienti non adatti o comunque non quelli che devono venire utilizzati, e quindi avere poi ad esempio una durata d'azione differente o un'efficacia addirittura differente per questo motivo. Nei casi più gravi possiamo avere addirittura l'assenza o la presenza in quantità errata del principio attivo, e questo diciamo che forse è il motivo più ovvio di pericolosità di un farmaco contraffatto, perché è chiaro che se io prendo un farmaco magari per una malattia molto grave in cui il principio attivo non c'è, questo può causare facilmente la morte, come purtroppo succede fin troppo spesso, insomma. E è chiaro altrettanto che è estremamente pericoloso prendere un farmaco quando il dosaggio all'interno è la metà piuttosto che il doppio di quello che io penso di stare assumendo, e quindi la contraffazione dei farmaci è assolutamente un argomento di grossa attualità e di grossa importanza. Tra le varie problematiche poste da questa situazione c'è il fatto che per riuscire ad avere un quadro completo della contraffazione sono necessarie normalmente delle tecniche abbastanza sofisticate e abbastanza costose, che quindi non tutti i paesi possono permettersi di mettere in campo in maniera estensiva. Quindi se magari in un paese come l'Italia o nell'Europa è possibile controllare e caratterizzare completamente a livelli molto approfonditi i farmaci contraffatti, in altri paesi, magari in via di sviluppo, questo non è possibile, e ovviamente sono anche i paesi in cui questi farmaci contraffatti sono anche più diffusi, e quindi il problema è doppiamente aggravato. Ci sono
in campo sia da parte di organizzazioni internazionali sia da parte delle diverse autorità statali, sono in campo molte azioni per contrastare queste problematiche di contraffazione. Ad esempio, dal punto di vista non scientifico ma semplicemente commerciale, ormai al giorno d'oggi la gran parte, per non dire praticamente tutti i farmaci, vengono contrassegnati da particolari marchi, normalmente sono degli ologrammi, che identificano caratterizzano il farmaco originale. Si sa che insomma l'ologramma continua ancora ad essere abbastanza difficile da riprodurre in maniera esatta per i contraffattori, se non altro quelli di non altissima qualità, e fra l'altro è possibile anche produrre ologrammi che sotto luce UV o altri tipi di illuminazione producono scritte differenti e quindi con un ulteriore grado di sicurezza. E questo è un primo approccio, quello praticamente della prevenzione mediante l'utilizzo di scritte o di appunto caratteristiche difficilmente imitabili, un po' come si fa per le banconote, tanto per intenderci. L'altra cosa piuttosto importante che viene fatta in molti paesi in via di sviluppo è quello dell'informazione, l'informazione capillare, ad esempio sulle più importanti tipologie di farmaci contraffatti, e proprio vengono pubblicati nelle strade, in giro, dei manifesti che riportano le caratteristiche, il confronto tra il farmaco vero e il farmaco contraffatto, quali sono le cose da guardare, quali sono le caratteristiche diverse da cui uno si può accorgere che il farmaco è contraffatto. Un'altra diciamo, opportunità di prevenzione, che secondo me dovrebbe essere poi molto ampliata, è chiaramente quella di diffondere il più possibile i farmaci corretti, originali, giusti, fra virgolette, prodotti in maniera corretta a prezzi più bassi possibili, perché è chiaro che uno dei principali fattori di diffusione della contraffazione è la problematica del prezzo del farmaco. È chiaro che chi nei paesi poveri poter acquistare un farmaco a metà o un quarto del prezzo può voler dire riuscire a acquistarlo piuttosto che no, e quindi questo favorisce enormemente i traffici illeciti di farmaci contraffatti. Ci sono poi molte opportunità anche per effettuare dei test di tipo chimico-biologico molto semplici, che quindi possono venire effettuati in maniera molto facile anche sul campo, senza dover per forza intervenire con laboratori mobili o non, e quindi che possono avere un'ampia diffusione un po' in tutto il mondo. A partire dalle proprio i più di base, che sono quelli dell'aspetto, quindi forma, colore, incisioni, scritte, eccetera, che quindi possono dirci, per le contraffazioni più grossolane, insomma, se effettivamente il farmaco è originale o no. Ci sono esempi di tutti i tipi di contraffazione. In questo caso, ad esempio, esistono compresse che vengono adulterate, cioè formulate con l'argilla anziché con gli eccipienti prescritti, e quindi è chiaro che in questo caso, ad esempio, se io la carbonizzo, il residuo lasciato dall'argilla che non carbonizza è molto maggiore rispetto a quello di un normale prodotto che è maggioranza composto da sostanze organiche. Oppure compresse che sono state fatte in maniera non corretta e quindi magari risultano molto più dure, molto più friabili di quanto non dovrebbero essere. E anche in questo caso un semplicissimo test della durezza dello sbriciolamento mi può portare con strumentazioni veramente minimali e portatili all'identificazione di una contraffazione.